Allora questo è un video che forse vedrete allegato a un video che farò su YouTube, forse no. Comunque quindi questo è un footage dal passato. Aiuto. E questa è la preparazione del palco ed è penso l'ultimo video che farò, forse uno alla fine perché poi mi voglio concentrare molto. Hello? Si è montato tutto e mo' dal momento che ho ricevuto la mail, quindi un mese prima del concerto, praticamente sono stato in paranoia per un mese e ho rotto il belino a tutti quelli che avevo intorno sul fatto che ero spaventato di andare a suonare alla Philharmonie. Che cos'ha di speciale la Philharmonie? Cioè che cos'è la Philharmonie? Facciamo un mini documentario nel video. Via! La Philharmonie di Berlino si trova nel centro della città, nella zona del Kulturforum, vicino a Potsdamer Platz. L'edificio, con la sua forma irregolare e il colore giallo, è uno dei simboli culturali di Berlino. Inaugurata nel 1963, la Philharmonie è considerata una delle sale da concerto più importanti al mondo, famosa per la sua acustica eccezionale e per la disposizione della sala con il pubblico che circonda il palco. La Philharmonie è la sede dei Berliner Philharmoniker, una delle orchestre sinfoniche più prestigiose al mondo, fondata nel 1882 e guidata nel tempo da direttori di fama internazionale. Dal sito ufficiale è possibile consultare la programmazione completa dei concerti, con date, direttori, solisti e repertori. Un'iniziativa super interessante sono i concerti gratuiti del mercoledì, che si tengono nel foyer della Philharmonie e sono aperti a tutti. Il sito offre anche una sezione dedicata alla storia dell'orchestra e ai suoi direttori principali, come Furtwängler, von Karajan, Abbado, l'attuale direttore Kirill Petrenko, Simon Rattle, insomma raccontando l'evoluzione artistica dei Berliner Philharmoniker. La Philharmonie ospita inoltre molte altre orchestre e gruppi ospiti internazionali, rendendola un punto di riferimento musicale aperto e dinamico. C'ho una paura. Però è andata bene sapere di dovermi trovare su un palco così importante. La pressione in qualche maniera psicologica per me si è rivelata tanta, considerando che io negli ultimi anni comunque non ho lavorato tanto nell'ambito della musica classica. In generale non ho mai perseguito, diciamo, la carriera dell'orchestrale nella mia vita, però qualche lavoro in passato è capitato, sicuramente più che negli ultimi anni. Quindi, insomma, mi sono sentito un po' la pressione di dire ma mo' che faccio? E invece poi è andata bene, è andata molto bene, il concerto è stato veramente bello, io me la sono goduta tantissimo, ho diluito la paura che avevo per il concerto nel mese precedente, poi una volta iniziate le prove, paura praticamente quasi sparita. Un po' nel video in realtà si vede che, insomma, la voce rotta, la tensione un'oretta prima del concerto c'era comunque entrando lì dentro. Però è stata veramente una bella esperienza perché ho suonato con questa orchestra che si chiamano i Berliner Sinfoniker, che vi lascio un link in descrizione se volete andarvi a vedere appunto un po' il programma. È una buona orchestra qua in città che esiste, ha una lunga tradizione, comunque esiste dagli anni 60 e quindi comunque insomma un ambiente di lavoro comunque importante. Perché ero spaventato? Perché è un tipo di lavoro diverso, no? Rispetto a quello che faccio io, sia come batterista che come percussionista, magari in altri tipi di produzioni, quindi magari un po' più nel pop o nella world music. Ecco, insomma, l'orchestra invece ha tutta una sua prassi esecutiva. Il percussionista è poliedrico per natura, quindi deve coprire tanti strumenti, tranne il timpanista che solitamente fa il timpanista e non si muove di lì. Mentre invece, appunto, il percussionista spazia fra cassa, piatti, triangolo, tamburello, tamburo, tastiere, quindi ogni strumento ha una sua tecnica, ha un certo tipo di colore che si deve adattare al tipo di musica, quindi magari il percussionista, no, si fa la classica battuta che suona il triangolo o sta seduto tutto il tempo, si alza, fa 4 colpi al tamburello, si rimette a sedere mentre gli altri, gli archi ci danno i fiati, no? Il percussionista sta lì e fa 2 note e non fa niente. Però quando il percussionista entra deve avere un colore chiarissimo in testa che vuole esprimere, deve padroneggiare bene le tecniche degli strumenti per esprimere quel tipo di colore e per legarsi perfettamente e suonare insieme all'orchestra, alla musica di quel momento. Quindi ci sono tanti dettagli
veramente, anche il triangolo appunto, no? Che è veramente proprio quello per cui ci si prende un po' gioco dei percussionisti per chi non è nel settore. Il triangolo ha un sacco di sfumature, fraseggiare con quello strumento, fare un crescendo, vuol dire suonare da piano a un po' più forte in maniera graduale, per poi finire con un trillo, per poi dover stoppare lo strumento perché sennò quello continua a vibrare mentre l'orchestra magari in quel momento è scesa molto di volume e rimane il suono del triangolo sopra. Ci sono un sacco di cose da considerare, sul tamburo poi, strumenti ancora più complessi. Quindi insomma non era una passeggiata, già dalla prima prova però mi sono sentito più rilassato, anche perché ho avuto un buon compagno di sezione, quindi di seggiola, dove ci siamo divisi diciamo la parte delle percussioni, quindi no tastiere, le tastiere le ha fatte un'altra percussionista e noi ci siamo divisi appunto tamburo, piatti, cassa, triangolo. Questo mio collega che si chiama José del Venezuela, lui è percussionista che fa lavori per orchestra, quindi suona in tante orchestre ed è molto specializzato e molto preparato. Ed è stato molto gentile nella prima prova, soprattutto, a darmi qualche consiglio, no? Su come magari fraseggiare un po' di più, legarmi in una maniera diversa all'orchestra rispetto a quella che magari avevo io per istinto in quel momento, anche preso un po', sai, dall'emozione di trovarmi in quell'ambiente, anche perché in questo genere di cose uno arriva, sai, sono 60 persone, ma ciao a 2 persone, dici, che non conosci nessuno, ti siedi, arriva il maestro e si inizia a suonare. È un modo di lavorare diverso, appunto, rispetto che con una band, no? O un ensemble più piccolo dove sei in 5-6, quindi si crea una chimica fra i componenti del gruppo. Qua invece è proprio arrivi e pam. Lui è stato molto gentile e già dalla prima prova mi sono molto tranquillizzato perché ho visto che, grazie del consiglio, è molto interessante, ci provo e se non subito alla prima, alla seconda ho visto le cose che venivano, come magari mi aveva suggerito e come effettivamente poi mi sono reso conto che doveva essere. Quindi questa cosa mi ha tranquillizzato. Infatti poi il giorno del concerto, a parte quella mezz'ora, quell'oretta prima, arrivando in teatro, insomma in un posto del genere, poi una volta entrato sul palco, anche se la sala era praticamente piena, ero tranquillo perché mi ero preparato molto per questo concerto comunque nel mese precedente, soprattutto del pezzo che mi ha fatto nel primo tempo che si chiama The Schneemann, quindi il pupazzo di neve, l'uomo di neve di Korngold, un pezzo bellissimo peraltro che se volete ascoltarvelo ve lo consiglio, è proprio bello. E c'è una bella registrazione della BBC, credo Symphony Orchestra, la metto in descrizione nel dubbio. Mi ero andato a cercare le partiture, erano disponibili su IMSLP. E quindi ero molto preparato, la musica la conoscevo bene. Questo ha aiutato perché non dovevo più pensare, diciamo, a oddio come suonerà questa cosa, mo la parte ma non ho idea di cosa succederà, ma potevo concentrarmi sui colori, sulle dinamiche, sull'interplay con l'orchestra. E dicevo, ecco, durante l'ingresso poi nella sala, anche con la sala piena, mi sono sentito bene, anzi proprio mi sono goduto il posto, l'esperienza, il privilegio di essere in un tempio come quello, di aver avuto la fortuna di poterci suonare e mi sono ascoltato anche il concerto con piacere perché quella sala suona benissimo, è una cosa pazzesca. Sia da fuori, da ovunque ci si vada a sedere, perché poi la Filarmonia, no, ha il palco al centro, un po' tipo un colosseo, e ha persone da tutte le parti intorno. Io pensavo fosse una cosa che incutesse timore, invece in qualche maniera è molto intima, quasi. Le persone sono anche vicine, sembra un house concert, ci sono alcune persone proprio vicine, le vedi a 20 metri, no? Che solitamente no, in un teatro spesso c'è il palco e poi la platea che si sviluppa davanti, no? Invece proprio vedi le persone in faccia, comunque ti giri anche dietro, è molto interessante e si sente benissimo da tutte le parti e dal palco stesso sull'orchestra, cioè riesci a sentire tutto e quando hai in testa quel tipo di suono e provi a farlo, esce così e lo senti che si lega con... Insomma, per me è stata una cosa bella, una bella sorpresa, anche perché sono stato chiamato tipo un mese prima, 3 settimane prima, quindi era una cosa che non era in programma, è successa, fortunatamente quel weekend ero libero. Bene così, grazie Berliner Sinfoniker, questa è andata, speriamo ce ne siano delle altre. Grazie a tutti quelli che mi hanno fatto i complimenti, che mi hanno scritto, significa molto per me, quindi vi ringrazio, grazie di cuore. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. Grazie del supporto e alla prossima. Ciao.